Ciao a tutti e benvenuti a questo video da Abu Dhabi Cultural Summit 2025. Here is my control room. Yeah. Ok, buona visione e godetevi questa recensione di questo lavoro. Iniziamo da due foto di numero che abbiamo di questo evento, ok? Quindi qui ci sono dei totem, dei display come questo, che fanno vedere le informazioni dell'evento fondamentalmente. Quindi possiamo trovare ad esempio quando parte la prossima sessione, piuttosto che qui c'è l'agenda generale del giorno, vedete questo giovanotto gli sta facendo una foto, piuttosto che qui abbiamo la stessa agenda ma in uno dei totem, ci sono 4 totem in giro per le sale che fanno vedere appunto questo contenuto. Ok, passiamo a come ci hanno dato i dati l'agenzia di tutto questo lavoro. Quindi l'agenzia lavora su questo file. Questo file è un file che io ho in sola lettura, parte da questo file che è tutta l'agenda di tutti i giorni dell'evento, quindi sono più di una persona sta lavorando su questo file dove tengono aggiornati tutto il database degli interventi che succedono nei 3 giorni di evento. Da questo file viene generata questa lista praticamente contiene appunto una riga di sommario, diciamo, che è pescata direttamente dall'altro file, e una serie di informazioni riguardo a ogni singolo intervento. Come vedete qui siamo a 125 righe, 126 righe, ok? Quindi e ogni intervento ha appunto tutta la sua descrizione, i relatori, gli orari, eccetera, la sala, eccetera, eccetera. Cosa facciamo noi per arrivare a gestire questi totem? Noi prendiamo i dati di questo foglio, proprio banalmente con un copia e incolla, e li andiamo a mettere dentro questo file qua. Questo file qui appunto ha una tabella che si chiama source e una serie di tabelle di calcolo dove ci sono varie formule che potete vedere qui, ok? Per andare a pulire piuttosto che fare gli a capo, fare tutta una serie di operazioni che sono necessarie per avere poi i dati correttamente caricati dall'altra parte. Quindi una volta fatto tutto il parsing io ho queste tabelle verdi, che adesso si vede poco il verde ma è qui sotto, ok? Queste qui sono verdi perché sono quelle che io vado a esportare. Posso esportarle a mano facendo file, download e CSV, ma visto che erano 1, 2, 3, 4, 5 tabelle, 6 tabelle sono in realtà, ho fatto un piccolo script con i Google Docs dove appunto vado ad automatizzare il processo di esportazione di queste tabelle una volta che ho aggiornato i dati. Passiamo adesso a Vertex. Come mi gestisco i dati in Vertex? Innanzitutto vi faccio vedere che su questo secondo display vedete che qui ci sono tutte le varie sale con quello che sta per succedere nella prossima sessione. Fra l'altro mi accorgo adesso che avevo fatto qualcosa di speciale qui riducendo il testo dell'intervento precedente perché era l'unico intervento che avevano fatto un testo che non ci stava qui e devo andare a ripristinare com'era il contenuto originale. Quindi mi sono fatto questo script che vedete qui, Rooms Setup Script, adesso lo faccio partire ed ecco che il testo di qua mi è tornato a posto, si vedeva anche nello schermo principale credo, però sì, praticamente per poter copiare e incollare i parametri su più viste ho fatto questo script dove appunto vado a chiamare la control view da 11 a 14, le label da 2 a 7 e gli do questa location, quindi nel momento in cui andavo a modificare i parametri in questo modo li andavo a riallineare su tutte e 4
le control view che ho, perché se andiamo qui sulle control view vedete che ho agenda, che è il monitor grande dove il ragazzo faceva la foto, e poi queste sono le 4 sale. Service control view è questa qui che vi farò vedere dopo, e questa qui è una control view dove ho fatto solo degli esperimenti, l'ho usata proprio per, come diciamo, test. Quindi come vengono raccolti i dati? I dati vengono raccolti in Vertex su delle tabelle dati, che sono queste, le possiamo vedere. Guarda, qui adesso mi è uscito questo pop-up perché alle 11:55 qualcosa è stato aggiornato in questa sala, appunto. Infatti se andiamo su MAS S, questa sala ha un intervento alle 11:55, eccolo qua, quindi il sistema ha caricato l'evento qui, infatti si vede qui che è cambiato l'evento. Tornando alle nostre tabelle dati, le tabelle dati appunto sono queste, ce n'è una per sala, più quella con dentro tutta la roba del giorno, più quella per i creative talk, insomma quello che mi serviva a tirarmi fuori me lo sono tirato fuori in queste tabelle dati, che sono poi quelle che importo da Excel con questo tasto, dove c'è uno script che automaticamente pesca i file dal mio computer e li va a caricare sulle tabelle dati qui. Poi cosa succede? Che le tabelle dati hanno questa colonna e c'è uno script che si chiama update script. Questo script va a leggere l'ora su questa label 2 volte al minuto, e 2 volte al minuto cosa fa? Va semplicemente a confrontare l'ora con quello che c'è su questa colonna. Se trova la riga con quell'ora lì va a caricare l'intervento nel determinato posto. Quindi adesso so che sembra magari un po' complicato, però in realtà non lo è così tanto, nel senso che questo è il timer che fa partire l'agenda, appunto, e queste sono le ID delle varie sale, e questo script mi va a fare l'update delle etichette su ogni pagina web, fondamentalmente, che è quella delle control view dei totem, no? E quindi è tutto automatizzato. Poi ovviamente ho morning routine, perché la mattina metto vuota la current session e riempio la nuova session. Perché non vi ho fatto vedere la struttura un po' delle pagine dei totem. C'è la pagina 1 che è questa, che è il programma di quella sala quel giorno, la pagina 2 che è la current session e la pagina 3 che è la next session. Quindi in ogni totem, a ogni volta che cambia l'orario, vengono aggiornati tutti quanti questi dati. Poi abbiamo il totem della agenda, eccolo qua, il totem dell'agenda, dove c'è agenda di oggi, prima parte, agenda di oggi, seconda parte, e It Creative Talk. Quindi ci sono 3 pagine oggi, ieri erano 4, di eventi speciali che gli interessa, comunque al cliente interessava andare a sponsorizzare, appunto, in grande. Quindi queste sono un po' le mie viste. Come le vado ad aggiornare? Io le vado ad aggiornare appunto con l'update, oppure le posso aggiornare a mano, nel senso che io qui ho i 4 nomi delle sale, posso andare a decidere un orario e posso andare ad assegnarlo o alla current page o alla next page, oppure posso fare il clear della current page, quindi andare a eliminare quello che è l'evento corrente. Magari questo mi serve verso sera, no? Perché la sala finisce di lavorare, magari ci sono altre sale attive, e quindi vado a fare clear del current event. Il next event mi fa clear automaticamente quando carico come current l'ultimo della giornata. Lui automaticamente, quando io carico questo, se non trova niente dopo, va a pulire la pagina del next event, e quindi il next event diventa vuoto. C'ho degli altri scriptini che servono a fare tutte le size, come vi ho fatto vedere quello di prima. Vedete il setup delle tabelle dati, tutta la parte grafica, diciamo, l'ho fatta a mano, e poi ho comunque messo gli script qua dentro in maniera da propagarli su tutte le control view e soprattutto tenerle allineate, perché se facevo tutto a mano il rischio di errore, no, nei copia e incolla di tutti i parametri era molto alto. Quindi mi sono preparato appunto questi script che vanno a aggiornare i dati.
Passiamo adesso alla mia interfaccina qui di controllo. Allora, qui nell'interfaccia di controllo ho questo toggle per l'NDI perché ho un paio di sequenze. Questa riceve l'NDI delle sale che vedete in questo schermo qua. Ok, quindi questa qui serve appunto per ricevere questi NDI in ingresso. Poi abbiamo questa qui che fa un tappo che serve a dei monitor che abbiamo qui che mostrano appunto quelle sale quando le sale non sono disponibili. Poi abbiamo un altro NDI che è questa qui che genera un tappo video fondamentalmente, quindi c'era bisogno di fare questa robina in NDI e l'ho aggiunta. Quest'altro toggle attiva e disattiva l'update automatico che segue l'orologio, quindi nel momento in cui io disattivo questo vado a fermare questo timer qui che è il timer della mia agenda. Infatti se faccio così vedete che qui si è disattivato e lo posso riattivare e appunto il mio timer quando gira ogni volta che finisce questo countdown va a eseguirmi lo script. Altra cosa interessante che ho qui sono le emails, quindi qui vedete che fra l'altro ho fatto un'onda di rosso perché io ho 5 clienti, questo è connesso in rete, infatti vedete che è 16 ore che è connesso. In realtà i totem sono tutti in wifi, la rete qui è super complicata, stiamo usando la rete della location fra l'altro, quindi non è super affidabile. Cosa succede? Che ogni tot i totem mi si disconnettono e si riconnettono e lo vedo da qui. In realtà funziona tutto benissimo, nel senso che se io apro un VNC ad esempio su uno dei totem, vediamo, questa è l'agenda, apriamolo su questo. Qui vedete che c'è next session, current session è vuota perché questo inizia alle 12:30, adesso qui sono le 12:01, quindi la current è vuota. Qui appunto è passato all'agenda, insomma ogni totem fra l'altro fa vedere sia la propria control view che un pezzo dell'agenda generale dove ci sono gli orari di tutti gli interventi. Altra cosina che ho fatto interessante in questo progetto sono, qui vedete che c'è un toggle emails, quindi io ho semplicemente creato uno script che gira con un altro timer, vedete email notifier script, lo andiamo a vedere qui, email notifier script, vedete che questo script semplicemente va a controllare se agenda client è connected, quindi va a leggere da questo inspector questo valore, ok? Se il valore è false fa un log che vedo qui, e mi manda una mail, quindi email send script è questo, e semplicemente dal mio sistema mando a questa mail che quel cliente si è disconnesso. Questo cosa significa? Che nel momento in cui per più di un minuto questo cliente dovesse rimanere disconnesso, e quindi qui ho il rosso perché questi qui sono dei LED a cui è collegato appunto, vedete, agenda client, quindi nel momento in cui questo LED mi diventa rosso, che significa che agenda client è disconnesso, se questo dura più di un minuto, praticamente questo timer quando esegue lo script mi manda una mail e mi dice ehi, guarda che non sto più parlando con quel determinato totem. Questo è carino, diciamo, perché posso lasciare la mia postazione e vedere in tempo reale se qualcosa succede. Altra funzione interessante che avevo qui è questo update background. Mi ero fatto una queue appunto qui in timeline dove ho importato gli elementi separati della grafica e ho creato fondamentalmente questo background con il logo che vedete qui. L'ho usato i primi giorni, poi in realtà non l'ho più usato questo tasto, però fondamentalmente se il cliente mi chiedeva di aggiornare il background, io semplicemente con questo tasto, vediamo dove sta lo script, eccolo qui, con questo script io andavo a stampare il mio output e a caricarlo come nuova versione in un determinato file che era poi quello che andavo a usare in tutte le control view, quindi così quando abbiamo deciso il background io potevo semplicemente andare ad aggiornare il background premendo un tasto. Bene, direi che è tutto, vi ringrazio
Ciao everyone, and thank you for watching this video. I hope that you like this integration with Vertex, and yeah, see you soon. Ciao a tutti, ciao ciao.